Marina Cala de Sardi, siamo venuti qui nella base dove veniamo spesso a girare i nostri video per girare un altro video della rubrica La Barca Usata. Marina Cala de Sardi, come sapete, appartiene a NSS Charter, la più grande società di charter in Italia, che qui ha la sua base principale. In questo momento la vedete un pochino in disarmo perché siamo a febbraio, siamo in pieno febbraio, ma tra poco vi faremo vedere qualche immagine del Marina d'estate e lì vi renderete conto quanto è bello questo posto e perché noi lo definiamo il Marina più verde d'Italia. Come dicevamo, siamo venuti qui a girare una puntata della Barca Usata, una puntata che tratterà di 5 problemi che noi riteniamo essere tra i più importanti, tra quelli da affrontare quando si va a comprare una barca usata. Con me in video ci sarà Carlo Giordano, che è il responsabile della manutenzione appunto di NSS Charter. Andiamo a conoscere Carlo Giordano. Carlo Giordano è il responsabile della manutenzione della flotta di NSS Charter. 115 barche. 115 barche sono tante e queste presentano tutto un range di problemi che più o meno è il range di tutti i problemi che possono avere le imbarcazioni da crociera. Ed è per questo che siamo venuti qui per porre a lui 5 quesiti, 5 domande sui problemi che secondo noi sono tra i più importanti problemi che troviamo su un'imbarcazione usata. Ciao Carlo. Buongiorno Maurizio. Cominciamo con l'osmosi, parliamo di osmosi. È una cosa che trovo spesso sulle barche, è una cosa pericolosa, è una cosa che si può riparare? Ma direi che l'osmosi era il terrore dell'acquirente di barche usata nel passato. Chi cerca barche che hanno 20-25 anni, con la tecnica costruttiva dei cantieri che è molto cambiata, dove il controllo sia dell'aspetto chimico sia dell'aspetto ambientale durante lo stampaggio degli scafi è molto aumentato, direi che l'osmosi è un problema che può passare in secondo piano rispetto ad altri nell'acquisto di una barca usata. Invece per chi va a vedere una barca più vecchia il problema ancora esiste. Certo, per chi va a vedere una barca più vecchia, vedo barche che ormai hanno 40-45 anni sul mercato e l'osmosi è un problema che può trovare. Le situazioni possono essere due: o la barca nella sua vita ha già avuto un trattamento curativo dell'osmosi, di conseguenza ne va valutata l'umidità, ma può darsi che non sia necessario farlo, oppure una osmosi conclamata che si vede molto facilmente, ormai tutti sanno riconoscerla, è abbastanza semplice da individuare e da valutare. E in quel caso posso fare qualcosa per ristabilire l'integrità della carena? Certo, il trattamento antiosmosi, curativo dell'osmosi più che antiosmosi, è quantificabile in questi 1.000 euro al metro lineare, che grosso modo è un prezzo di un trattamento. Va fatto con calma, è una cosa importante. Ci vuole il tempo perché la barca asciughi, perché venga rimisurata e abbia delle condizioni di umidità del laminato, dello stratificato accettabili per sopportare il ciclo normalmente epossidico fatto dai migliori produttori. Ce ne sono ormai 5, 6, 10 che producono tutto il ciclo necessario di prodotti per un trattamento curativo che ripristini l'impermeabilità del laminato così come in origine della barca. E alla fine io ho una carena integra, una carena come era l'origine. Certo, a meno che il tempo e la trascuratezza abbiano ammalorato anche lo stratificato e quindi l'umidità abbia provocato... Si è andata in profondità. Si è andata in profondità, abbia ammalorato la stratifica, e allora lì bisogna intervenire più pesantemente, probabilmente anche rilaminando parte dello scafo con i relativi costi ed una valutazione, diciamo, costo-beneficio che deve essere fatta necessariamente. Certamente. E adesso passiamo alla domanda numero 2 e parliamo di delaminazione, un problema che non viene sempre preso in considerazione ma può diventare un problema grave. Carlo, delaminazione. La delaminazione è un argomento interessante perché nasce dalla tecnica costruttiva delle barche. Molte barche sono costruite, la delaminazione è un distacco, cioè la presenza di non continuità nello spessore del laminato, che può essere un laminato pieno, oppure un sandwich. Il sandwich è come un wafer, è costruito da due pelli con all'interno un materiale come la balsa, il core di Vincel e altro,
e la delaminazione è un distacco di una delle due pelli dal supporto. Ci sono i sistemi per misurarla, per valutarla. Oltre al vecchio sistema tipico del martelletto di legno e del toc toc, quando cambia rumore mostra che c'è un'area di distacco, oppure indagini più scientifiche quali gli ultrasuoni o la visita con le termocamere. Tutte quante queste tecniche tendono ad individuare le aree dove, per una ragione dovuta anche a una cattiva produzione, a uno stress, ad un urto, come ultima delle ragioni, è avvenuto questo distacco. Ed è riparabile? Come dico spesso, è molto importante che, specialmente nel caso di indagini, diciamo, tecniche come gli ultrasuoni, sia l'operatore, con l'esperienza che ha su tutti i casi che ha affrontato, a dare una valutazione ragionevole della situazione. Per esempio, ci possono essere delaminazioni in coperta, facilmente individuabili anche su barche recenti. Uno cammina e sente il plaf, un cambio di rumore. Se il plaf è di 2 cm è chiaro che è un problema da affrontare. Se invece è una piccola area delaminata, magari per una cattiva lavorazione, spesso si cerca di fare delle iniezioni di resina tanto da riempire questo vuoto, da ridargli consistenza. Certo. Però certamente non si distrugge una coperta per una piccola area delaminata nella coperta. Diverso è nello scafo. Nello scafo effettivamente riportare le condizioni di continuità strutturale del laminato è una cosa importante. Spesso sono lavorazioni che si fanno sotto vuoto per poter avere la stessa continuità e adesione per cui immagino anche i costi saranno molto alti. E i costi sono rilevanti. Per cui bisogna calcolare se quella barca vale a sufficienza poterci spendere sopra tutti quei soldi, certo, per fare una riparazione di quel tipo. Direi che un'altra valutazione va fatta sul tipo di laminato. Se è una barca in carbonio e quindi una barca che prevede certo stress e con le caratteristiche del carbonio, una delaminazione è una cosa da curare nel modo più assoluto. Così come nell'area del bulbo una delaminazione anche di una barca in semplice vetroresina è una cosa da considerare seriamente. Certo, che lì diventa veramente molto pericoloso. Certo. Benissimo, perfetto. Andiamo al terzo punto, alla terza domanda, e parliamo del bulbo, i danni che può subire il bulbo. Carlo, qui siamo in Sardegna, sappiamo che qui in questa zona i danni al bulbo sono abbastanza frequenti. Cosa ci dici? Beh sì, certo, qui gli scogli rimangono al loro posto, ma tutti gli anni qualcuno li prende. Effettivamente i danni da urto sono molto visibili all'interno della barca e poi ovviamente anche lasciano tracce sul bulbo, che sia di ghisa o in piombo, in modo diverso. I danni sono principalmente nelle strutture dei madieri, cioè nelle strutture perpendicolari all'asse della chiglia, nei montanti verticali della falegnameria, cioè in tutte quelle aree che offrono una resistenza e sopportano l'energia che la barca aveva e che nell'urto si deve andare a scaricare da qualche parte. Quindi direi che nell'acquisto di una barca usata posso trovare diverse situazioni, o una situazione di barca con dei danni evidenti, leggibili dalle fratture, dai distacchi, delle fazzolettature, delle barche che hanno avuto una riparazione, quindi possono essere considerati, se la riparazione è fatta a regola d'arte, assolutamente analoghe dal punto di vista strutturale alla barca che non ha ricevuto danni, certo. E delle barche che per la ragione costruttiva con cui sono state fatte in origine, parlo di quelle che hanno il controstampo integrale e quindi delle vasche gelcottate, cioè che quando si aprono le sentine non si vede il fondo della barca ma si vede il controstampo, in quel caso la riparazione lascia delle tracce evidenti, perché l'unico modo per riparare in caso di danni importanti è tagliare la vasca, e quindi io vedo una cosa che è diversa da quella che è nata. Quando alzo il paiolato mi trovo una cosa diversa da quella che sono abituato. Assolutamente, quindi direi che la visita, più che al bulbo, che con un po' di stucco normalmente si mette a posto, a meno che non ci sia un evidente distacco fra il bulbo e la chiglia, i segni di un urto sono all'interno e da lì si può valutare. È anche una questione molto personale, cioè se uno è tranquillo a navigare su una barca riparata, se non lo è conviene che non acquisti la barca e vive in pace, passa alla prossima. Benissimo, perfetto. Punto numero 4, domanda numero 4, parliamo di albero, un problema che non tutti analizzano, ma invece è un problema importante. Carlo, cosa ci dici dell'albero? Sì, direi proprio questo. Paragonato alla preoccupazione che il nuovo acquirente ha normalmente nei confronti degli urti e della parte strutturale della sentina, l'albero viene considerato molto poco. L'albero è timido, sta al suo posto.
Però perdere un bulbo o perdere un albero, diciamo che sono ambedue situazioni spiacevoli. Sappiamo bene che le analisi sui cavi sul sartiame sono complesse, probabilmente non economiche da fare. Si può fare una valutazione di tipo aeronautico, cioè dire cambio perché hanno una certa età, quindi normalmente i produttori dicono 10, 15, 20 anni, se comprassi una barca di 20 anni cambierei il sartiame come precauzione. Questo è il primo approccio. Il secondo è specialmente la parte del rollafiocco che può subire degli stress dovuti a un cattivo uso, un avvolgimento sbagliato, eccetera, va controllata sia in testa all'albero, dove molto spesso troviamo gli strali strefolati da un errato avvolgimento, sia nella parte delle lande dove le torsioni possono, su alcuni tipi di rollafiocco, addirittura torcere le lande con l'evidente rischio di una rottura. Quindi l'albero. La terza cosa da guardare sugli alberi, in modo particolare per certi che adesso hanno quasi tutti il sartiame discontinuo, ma molti invece avevano il sartiame continuo, in modo particolare le crocette seconda e terza, che le crocette non siano nel tempo scese verso il basso, cioè l'angolo della crocetta deve essere rispetto al piano della barca verso l'alto, questo per evitare il collasso della struttura. E molto spesso invece per il sistema di aggancio che hanno tendono col tempo a scendere, quindi basta dare un colpo d'occhio e ci si rende conto se c'è da fare qualcosa oppure no. O no. E lo considererei come uno dei punti da andare valutare. A controllare, certamente. E con questo arriviamo al punto numero 5, il timone. Carlo, cosa ci dici del timone? Che problemi ci può dare? Beh, il timone va controllato quando la barca è a terra, ovviamente, come il bulbo, e dividerei in 3, almeno 4 punti. Il primo è lo stato della pala. Le pale si imbibiscono d'acqua, sono costruite normalmente in 2 semigusci con della schiuma in mezzo. I 2 semigusci tendono anche in modo non visibile a distaccarsi leggermente, oppure dalla parte superiore o nella uscita poppiera, e di conseguenza all'interno la schiuma si imbibisce. È ovvio che man mano se marcisce prima o poi si apre, si stacca. Una prova banale è fare un buco col trapano nella parte più bassa del timone. Se esce l'acqua vuol dire che il timone zuppo va fatto asciugare, va trattato, magari va fazzolettato sul bordo d'uscita in modo che riabbia la sua solidità. È meglio farlo, diciamo, nel momento della valutazione di un acquisto o delle manutenzioni che si fanno appena comprata la barca, piuttosto che trovarsi a dover cambiare il timone dopo alcuni anni. Il secondo punto è l'asse del timone, che non può essere in acciaio inox o in alluminio. Molto spesso quelli in alluminio, anche perché hanno l'abitudine di dare l'antivegetativa non adatta nel collare proprio all'uscita, presentano delle camole, delle corrosioni determinate dall'antivegetativa. Non solo dall'antivegetativa, possono essere determinate da corrosione, diciamo, di tipo elettrico, dalla mancanza di zinchi e di conseguenza dal fatto che qualcosa si è sacrificato nel bilancio, diciamo, elettrolitico della barca. Quindi questo è un punto importante, così come molte barche ormai che hanno le boccole autoallineanti hanno dei portaboccole in alluminio che anche loro si corrodono e possono causare, va bene, la corrosione dell'asse e un'eventuale rottura dello stesso nel tempo, e quindi è un argomento da valutare, oppure per quanto riguarda i portaboccole un indurimento notevole del timone che poi porta a una difficoltà di manovra. Queste sono le cose da guardare. Poi salendo ci sarà ovviamente la losca del timone con la sua parte di stratifica e poi la parte dei frenelli e delle ruote che sono quelle del governo. E questo va tutto controllato. Certo, certamente. Bisogna infilarsi nei gavoni e guardare. Grazie mille Carlo. Grazie a te. E con questo penso che vi abbiamo dato una buona panoramica su 5 punti che noi riteniamo essere dei problemi che comunque vanno considerati quando si va a comprare un'imbarcazione usata. Io spero che il video vi abbia interessato, se così è non mancate di darci il vostro like. Ringrazio molto Carlo della pazienza e della consulenza che ci ha voluto fornire. Ringrazio NSS Charter per averci messo a disposizione l'imbarcazione, averci permesso appunto di essere qui insieme a Carlo e di ospitarci in questo splendido marina Cala de Sardi. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.